Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi parliamo di un esperimento che è riuscito a distanza quasi di un anno. L'anno scorso ho creato un video su come moltiplicare il Platycerium biforcatum staccando due porzioni per inserirle in due zattere di legno per poterla coltivare come pianta appesa. Era un esperimento che ho fatto in modo molto fiducioso, però poi mi sono un po' demoralizzato perché durante l'anno la pianta non si sviluppava, era identica come l'avevo staccata. Vi faccio vedere una foto dell'esemplare del mio amico Massimiliano, una foto che mi ha mandato stamattina in cui si vede com'era l'esemplare appena regalato a lui. Come potete vedere questo esemplare è molto esile. Adesso non so come sia diventata la sua pianta, se si sia anche sviluppata come la mia. Comunque la mia porzione di Platycerium biforcatum è qui, adesso la vediamo nel dettaglio, così vi dico anche che cosa mi ha fatto capire che l'esperimento è riuscito. Ecco qui la porzione di Platycerium biforcatum. Potete vedere che la pianta ha finalmente, dopo tantissimi mesi, prodotto quel tipo di foglia che mi ha fatto capire che l'esperimento è veramente riuscito. Nei mesi scorsi ha creato questa foglia nuova e questo mi faceva ben sperare. Queste sono foglie fertili perché il Platycerium biforcatum ha due tipi di foglie, che sono quelle fertili e quelle sterili. Quelle fertili al di sotto poi avranno le spore che servono alla pianta per riprodursi. La moltiplicazione tramite spora di questo tipo di felci è abbastanza complicata in casa, veramente molto ma molto difficile. Serve anche una determinata attrezzatura, sterilizzate e tutto il resto, mentre la moltiplicazione tramite porzione di pianta a quanto pare funziona, bisogna solo avere tantissima pazienza. Quando ho visto lo sviluppo di questa foglia sterile nelle ultime settimane, ho veramente capito che la pianta è partita con il suo sviluppo. Queste sono foglie sterili che servono alla pianta come ancoraggio sui tronchi in natura. Questa foglia sterile si svilupperà ancora, poi seccherà, verrà ricoperta da una nuova foglia sterile, sempre più grande, in modo da cercare di abbarricarsi un pochettino al supporto. E nello stesso tempo, ricoprendo quella che è seccata, farà sì che quella seccata poi diventerà una fonte di nutrimento per la pianta stessa, quindi la pianta automaticamente si nutre un po' di se stessa. Sono molto contento della riuscita di questo esperimento. Il Platycerium è una pianta facile da coltivare, una felce veramente meravigliosa che diventa un esemplare di grandissime dimensioni. Quindi quello che dovrò fare quando poi la pianta diventerà veramente molto grande non sarà quella di staccarla dal supporto, almeno credo, ma sarà quella di inserire il supporto inchiodato in un supporto un po' più grande. Logicamente poi nel corso degli anni non è che possiamo arrivare a mettere sempre un pezzo di legno più grande, però alla fine potremo staccare dal suo supporto la pianta, metterla magari in un terriccio e coltivarla come pianta in vaso. Un esperimento riuscito, sono molto contento. Adesso vi spiego come coltivare questa pianta quando la troviamo appunto in una zattera, se l'abbiamo ricavata da una pianta madre e ci troviamo di fronte ad una pianta nella sua zattera che è partita con il suo sviluppo, finalmente direi. Come possiamo coltivare adesso che abbiamo una pianta di Platycerium nella sua zattera? È molto semplice, il Platycerium è una pianta facile da coltivare, in vaso è molto più semplice, sulla zattera ha bisogno di qualche accortezza in più. Che tipo di accortezza possiamo adottare per garantire una buona salute alla nostra pianta di Platycerium? Sicuramente quella delle bagnature. Le piante in zattere, come anche le orchidee, vi faccio vedere un'orchidea che sto coltivando qua fuori su una zattera. Questa è un'orchidea che mi sta dando tanti problemi, adesso ho provato questo tipo di coltivazione, vediamo. Le piante coltivate sulle zattere hanno bisogno di frequenti bagnature, perché qui non c'è un vaso della plastica che trattiene tutto al suo interno e quindi crea una buona umidità. Tutte le volte che noi bagniamo le piante sulle zattere poi devono asciugare e asciugano, quindi hanno bisogno di una buona bagnatura, di nuovo. Successivamente andremo a bagnarla per garantire sempre questa umidità, perché le radici sono esposte all'aria, non sono all'interno di un terriccio. Quindi mi raccomando, con le bagnature del nostro Platycerium in inverno possiamo bagnarla per bene
una volta ogni 1-2 settimane, veramente una buona bagnatura, mettendo lo sfagno al di sotto della porzione. Lo sfagno è un muscolo che trattiene tantissimo l'acqua, quindi garantisce che la pianta rimarrà umida per un buon periodo. Quindi in inverno anche ogni 1-2 settimane possiamo fargli un bel doccino di acqua tiepida, la portiamo magari nella vasca da bagno e gli facciamo una bella doccia, appunto come dicevo con acqua tiepida, mai fredda. In primavera ed estate invece possiamo portarla fuori e le bagnature dovranno essere un po' più frequenti, quindi una volta alla settimana andremo a bagnare per bene il nostro Platycerium, e se le giornate sono particolarmente calde, la pianta apprezzerà anche una nebulizzazione, magari anche giornaliera, però leggera. Quando ci occupiamo di altre piante le dobbiamo nebulizzare, ci avviciniamo al Platycerium e gli facciamo una piccola nebulizzazione, creando una sorta di nube di vapore che la pianta apprezza, perché è una pianta di clima tropicale e soprattutto molto umido. Per quello che riguarda la coltivazione del Platycerium invece in vaso, come viene fatta comunemente, lì cambia tutto. La pianta ha bisogno di essere bagnata quando il vaso comincia a diventare un pochettino leggero. Però cerchiamo di non lasciare mai il Platycerium a secco per tantissimi giorni, perché può creare appunto un danno alla pianta. La possiamo concimare anche durante le nostre bagnature, ricordo sempre con un concime diluito tantissimo, quindi se abbiamo usato un concime per le orchidee, usiamone una piccola quantità da mescolare con dell'acqua e con quella bagniamo il nostro Platycerium. Questo garantirà la sopravvivenza e un buon sviluppo della pianta. Anche l'illuminazione per il Platycerium è una nota molto importante, perché il Platycerium è una felce. Le felci hanno bisogno di una luce abbastanza forte, alcune ne vogliono la luce un po' meno intensa, più ombreggiatura. Io ho notato che il Platycerium gradisce anche, volendo, qualche piccolo raggio di sole magari al mattino, qualche ora di luce al mattino, non crea un danno, comunque ci possiamo regolare. Se è esposta al mattino leggermente al sole, se notiamo delle bruciature la sposteremo in una zona un po' più in ombra, altrimenti possiamo coltivarla tranquillamente in un'ombra, con un'ombra molto luminosa per tutto il giorno. Il Platycerium, ripeto, è una felce, ha bisogno di un'illuminazione che sia più che altro un'ombra luminosa, quindi attenzione, non portiamola al sole, non coltiviamola al sole, anche perché più aumentiamo la luce, più aumentiamo il calore, dovremo bagnare sempre di più la nostra pianta. In inverno un problema potrebbe essere, per una pianta coltivata in zattera, il secco degli appartamenti, delle case dove abitiamo, perché con gli impianti di calore per poter riscaldare la nostra casa creiamo sovente un riscaldamento della stanza molto secco. Io la coltivo nella stanza del piano sopra di casa mia, che non è una stanza riscaldata, quindi la temperatura non è mai calda, e quindi questo mi permette di bagnarla un pochettino meno, perché noto che si asciuga lentamente, anche perché è inserita all'interno di una serra che ho creato all'interno della mia stanza, e là dentro comunque l'atmosfera umida c'è. Ed essendoci molta atmosfera umida quando nebulizzo tutte le piante, che si mantiene anche per 1 o 2 giorni all'interno della serra, questo serve alla pianta per rimanere idratata. Se invece coltivate in una stanza in cui ci sono i termosifoni, assolutamente lontana dai termosifoni, appesa in una parete, come dicevo lontano dai termosifoni, e cerchiamo di mantenerla umida quando sentiamo che il tutto è diventato un po' più secco. Quindi la coltivazione del Platycerium è veramente molto semplice. In zattera c'è qualche cosa in più da fare, qualche attenzione in più da potergli dare, e questo è il risultato che possiamo ottenere. Adesso la pianta è partita da poco, creando con la sua foglia sterile. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi, soprattutto adesso che pian piano ci avviciniamo alla primavera, quindi la pianta verrà portata fuori e comincerà questo sviluppo sotto una luce finalmente decente, che non quella di un appartamento. E niente, sono molto contento di questo esperimento che è riuscito, in modo che ero un po' preoccupato, perché ho detto molta gente magari ha seguito ciò che io ho detto e magari si trovano poi con delle piante che magari muoiono, eccetera. Invece in questo modo questo mi fa capire che se fatto bene un certo tipo di lavoro si può avere un buon risultato. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, non voglio fare un video molto lungo, e a presto, ciao e grazie. Ancora una cosa per quello che riguarda i supporti. Nel video dell'anno scorso del Platycerium ho utilizzato queste tavolette tagliate da me, rettangolari, levigate, che trovo molto belle e ordinate, con questo aspetto molto ordinato, molto casalingo anche, diciamo, molto pulito.
ma in realtà nei boschi, se noi facciamo una passeggiata nei boschi, possiamo trovare tanto materiale. Ne avevo già parlato per quello che riguarda la ricerca di supporti per coltivare le tillandsie. In questi giorni stanno tagliando alcune piante nel bosco vicino a casa mia, così io sono andato di nascosto nel bosco e mi sono preso dei pezzi di edera. Guardate che tronchi che aveva quest'edera, che si arrampicava in questo albero che è stato tagliato, e guardate quanti anfratti si creano con le radici stesse dell'edera, ideali per poter mettere una pianta sopra di orchidea ad esempio, e l'orchidea con le sue radici entrerà in tutti questi anfratti per cercare appunto stabilità e presa sulla zattera. Quindi questo può essere molto utile, possiamo usare qualcosa di questo tipo se abbiamo poco spazio, o se vogliamo esagerare possiamo andare a prendere un qualcosa di questo tipo, in modo se abbiamo una pianta che si arrampica in maniera molto lunga, che tende a salire su, qui abbiamo tutto lo spazio da dargli. Però questo forse è un pochettino esagerato, poi sarebbe un po' da sistemare perché è rovinato. Però questi supporti presi nel bosco sono molto utili, perché creano veramente un qualcosa di selvaggio rispetto a una tavoletta rettangolare perfettina come quella utilizzata per il Platycerium. Io ho acquistato in questi giorni anche una piccolissima orchidea, spero di riuscire a farla fiorire. Non ricordo molto bene il nome perché è stato cambiato, era una Pleurotallis saraceni, adesso è stato cambiato un po' il suo nome, poi lo metterò quando ne parlerò di lei, e crea questi piccolissimi fiori di qualche millimetro pelosi, a forma di tubo chiuso, comunque qualcosa di molto particolare. Non vedo l'ora di vedere i suoi fiori, ma ne parlerò poi in un prossimo appuntamento in giardino. Adesso chiudo questo video e di nuovo ciao e a presto, grazie.